Benvenuti su The River Lab, il mio laboratorio sul fiume. Molti di voi mi hanno chiesto di vedere il prova condensatori per controllare il test dell'isolamento, che è questo. E oggi ve lo farò vedere insieme ad altre cosette, ad altre piccole misure che si fanno di solito sui condensatori. Pertanto seguitemi e buon proseguimento. Le misure che si possono fare sui condensatori sono sostanzialmente tre, poi ce n'è tante altre, ma diciamo quelle che vengono usate di più, quelle che vengono usate in pratica senza dover fare delle ricerche e nell'uso comune praticamente in laboratorio, sono la misura di capacità, che è facile, quella ovviamente si può fare con qualsiasi capacimetro, o addirittura ora c'è tanti tester che vanno a misurare la capacità del condensatore. Poi abbiamo la misura di ESR, che sarebbe la resistenza in serie. Quando il condensatore invecchia si forma una resistenza, diciamo come se fosse una resistenza in serie, che praticamente gli falsa le caratteristiche, e perciò questo condensatore non funziona più come dovrebbe, perché appunto è come se avesse una resistenza in serie. Per fare questo ci sono molti apparecchi che ora misurano l'ESR, ci sono ponti che danno anche l'ESR, ci sono anche gli apparecchietti cinesi che danno la misura dell'ESR e compagnia cantante. Anche questa è una misura che è abbastanza, con gli strumenti che ci sono, facili da fare. Una volta si faceva in altra maniera, vi darò un esempio di come si faceva una volta per capire se il condensatore soffriva, diciamo, di ESR, senza addentrarci poi nella misura effettiva dell'ESR, che per la riparazione stessa non ci importava, non ci serviva, ma ci serviva di capire se soffriva, diciamo, di questa mancanza. La misura di ESR più che altro si fa sugli elettrolitici, perché difficilmente sui condensatori ceramici o altro tipo di condensatori si fa. Diciamo che il condensatore principe per la misura dell'ESR è l'elettrolitico. L'altra misura che si può fare è quella della misura di perdita o isolamento. Si comporta come una resistenza in parallelo perché le armature invecchiano e fanno passare corrente continua, perché ovviamente la corrente, diciamo, alternata il condensatore la fa passare. Per misurare questo difetto del condensatore ci vuole un generatore di tensione atta a quella che sopporta il condensatore e vedere se ci sono se scorre della corrente. Questo è quello che vi farò vedere con quello strumento che appunto misura la perdita del condensatore. È una misura un pochino più difficile da fare, perché se va fatta su un condensatore che per esempio è magari 25 volts, 30 volts, anche il classico alimentatore che abbiamo in laboratorio potrebbe servire allo scopo. Se invece le misure vanno fatte su dei condensatori grossi, diciamo che lavorano intorno a 400 volts, ci vuole un alimentatore apposta oppure uno strumento apposta come questo qui. Lo schema blocchi dello strumento è banale, è un alimentatore regolabile in alta tensione che arriva alla tensione che vogliamo misurare del condensatore. Mettiamo un condensatore abbia 400 volts, se vogliamo misurare la tensione di isolamento ci avviciniamo ai famosi 400 volts, che è la tensione massima del condensatore, senza superarli, e se il microamperometro segna vuol dire che il condensatore è in perdita. Più segna, più è in perdita e più il condensatore è da buttare. Questa misura di solito si fa più sui condensatori in poliestere, su condensatori vecchi, chi ripara specialmente apparecchi a valvole, sui condensatori anche quelli in cera, carta, condensatori a olio. Difficilmente si va a fare sugli elettrolitici, anche se è una misura che volendo si può fare sugli elettrolitici. Uno ha un elettrolitico che è tanto tempo che è lì fermo, vuole vedere che non abbia perdite, perché poi magari fa il botto dopo qualche giorno che è sotto, è una prova che con questo strumento si può fare.
Ora andiamo al banco e vediamo un attimino le cose, vi faccio vedere come funziona. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere semplicemente con un ponte è la misura di capacità. Se era parlato della misura di capacità, parliamo intanto di quella, che quella, ripeto, la fanno anche dei tester. Basta attaccare il ponte o il tester al condensatore e quello misura. Per esempio questo condensatore è 11.000 picofarad e qui abbiamo il suo gemello, dovrebbe essere da 10.000, dovrebbe essere, perché il valore stampigliato sopra è circa 10.000. Comunque quello lì misurava 11.000, con la tolleranza ci può stare. Questo invece misura 5.000 picofarad, sicché ovviamente questo è sicuramente andato. Praticamente uno funziona e uno è andato. Allora, un altro condensatore che si può misurare è questo, praticamente 0,68 microfarad, 680.000, e qui stessa 680 nano, questo funziona. Poi si può fare qualche misura sugli elettrolitici. Questo qui abbiamo un condensatore da 1000 microfarad, l'ESR dovrebbe essere molto basso, infatti rientra nella tolleranza perché segna 936 microfarad, l'ESR è molto basso, 0,069, e sicché rientra perfettamente nella tolleranza e è buono come condensatore. Qui abbiamo un altro condensatore da 1000 invece, anche se più piccolino perché questo è 10 volts, e questo l'ho tolto da un alimentatorino switching che non andava, e vediamo, perché c'ha i terminali veramente piccolini, 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 se riesco a metterlo che non si tocchi. Si tocca. Allora, tanto per incominciare regoliamo anche la frequenza giusta su 100 Hz. Questo segna 10 microfarad invece che 1000 e c'ha un ESR di 138. Questo ovviamente è andato, completamente andato. Poi facciamo la prova su questo. Questo qui è un vecchio condensatore da 32 più 32 microfarad che si era già visto in un altro video, l'ho levato dalla fonovaligia. Allora, una parte di questo è semifunzionante e quell'altra è completamente andata. Questa è la parte, diciamo, che funziona più o meno, invece che 32, scusate, segna 31,7, rientra nella tolleranza, però l'ESR è alto, perché è 7, e rotti. Diciamo che dovrebbe essere per un condensatore da 32 un pochino più basso, intorno ai 2 ohm massimo. Se andiamo a vedere l'altra parte del condensatore, perché è un condensatore in due sezioni, addirittura segna 2 microfarad con un SR di 681 ohm, sicché questa parte è completamente andata. Si è seccato, si vede l'elettrolitico e insomma se n'è andato completamente. Ora vi faccio vedere invece come si misurava una volta, prima dell'avvento di tutti questi apparecchietti dell'ESR. Vi faccio vedere come si andava a misurare l'ESR velocemente, non la misura fisica dell'ESR, che si può fare anche quella con lo stesso modo, ma so c'è da fare qualche calcolo, ma proprio se un condensatore era affetto o meno dell'ESR. Eccoci qua, per fare questo esperimento abbiamo impostato il generatore di funzioni su un'onda quadra a circa 40.000 Hz, la portiamo al volmetro selettivo dell'HP che sta segnando, siamo a circa 1 volts, e per comodità la visualizziamo anche con l'oscilloscopio. E ora vi faccio vedere cosa succede se un condensatore ha o non ha praticamente l'ESR, anche se non vogliamo una misura piena, completa. Allora, questo qui
è un condensatore da 100 vecchio, non so se si vede perché non vedo bene il monitor, condensatore da 100 microfarad. Praticamente, se vedete la lancettina che è a poco più di 1 volts e qui abbiamo un'onda quadra a quella grandezza lì, se noi mettiamo un condensatore che è buono, praticamente succede che il voltaggio va quasi a zero, praticamente, perché un 40.000 Hz viene cortocircuitato completamente. La stessa cosa succede se ci mettiamo un altro condensatorino piccolino come questo che è, vediamo un po', 47 microfarad, sicché è normale che abbia un pochino di SR, però praticamente va a zero anche questo. Vediamo invece che succede con il condensatore, quello da 1000 microfarad, che soffriva di un po' di SR praticamente. Se noi andiamo a vedere, come vedete la lancetta rimane più alta, l'onda che si vede è un'onda tutta distorta e denota che comunque ha ASR praticamente questo condensatore. La stessa prova la possiamo fare con l'altro condensatore, quello che metà va, per dire, va icchia e quell'altra metà invece non va per niente. Diciamo questa è la metà che va così e così, si abbassa quasi a zero, l'altra metà che invece è completamente rovinata, se vedete la lancetta rimane su. Questo era quello che si faceva tanti anni fa anche in laboratorio a scuola, per capire se avesse velocemente, se avesse o non avesse ESR un condensatore, senza andare a misurare quanta ESR aveva. Vuol dire che aveva un SR elevato, andava tolto dal circuito e buttato via, tutto lì. Ora vi faccio vedere la macchina invece per la prova del test di isolamento, torno subito. Questo è l'apparecchio che ho fatto io per il test di isolamento dei condensatori. Lo schema blocchi ve l'ho fatto vedere prima, è un alimentatore che arriva fino a circa 800 volts e c'è un microamperometro che come scale fa praticamente 100 microampere, 1 milliampere, 10 milliampere e 100 milliampere, e abbiamo la protezione sia a 10 milliampere per evitare che sbatta a fondo scala lo strumento. Di solito la tengo sempre lì, anche se il condensatore ci vuole un pochino di più a caricarsi, sia una corrente di 50 milliampere che fa un pochino prima, oppure non è protetto, ma non lo uso mai. Ora vi faccio vedere come lavora praticamente. Qui c'è questo volmetro, segna la carica del condensatore. Quando poi nella posizione scarica viene girato questo commutatore, questo volmetro indicherà la carica che c'è rimasta, la tensione che è rimasta sul condensatore, e mano a mano la scarica che farà, in maniera che uno non va a togliere di lì un componente carico e ci prende una bella scossa. Col commutatore qui su 390 volts noi possiamo arrivare a un massimo di appunto circa 390 volts, sicché qui ora su queste boccoline c'è 390 volts. Se spostiamo il commutatore si arriva intorno agli 800 volts, ma lasciamoli stare che sono troppo alti, si usano veramente molto poco. Allora, come prima cosa proviamo, per vedere il test di isolamento, proviamo questo condensatore che è a 100.000 picofarad, uno dei classici condensatori che si può trovare nelle radio, che si può trovare in roba vecchia. Questo è nuovo comunque,
è nuovo, ma è tanto che è nel cassetto, sì che potrebbe essere anche in perdita. E come funziona? Noi sappiamo che questo qui va a 400 volts, vediamo se riesco a farvelo vedere, ma come al solito non riesco a mettere a fuoco quella telecamera lì. Questo qui è 400 volts e sicché che dobbiamo fare noi? Dobbiamo metterlo in prova, lo lasciamo lì così si vede, sì, e alzare piano piano la tensione spostando il commutatore sulla portata intanto più alta del milliamperometro e andiamo su. Il commutatore non si muove, buon segno, lo portiamo su 10 mA, andiamo su ancora, andiamo su, ci avviciniamo alla tensione di massima senza superarla. E questo qui deve rimanere praticamente con questo tipo di condensatori, deve rimanere lì fermo. Diciamo che fermiamoci a 390 volts, che se voleva essere in perdita ce lo segnava. Poi scaliamo a 1 mA e a 100 microampere non si muove il condensatore, è chiaro che alla tensione nominale è più che buono. Torniamo indietro, torniamo. Chiaramente questo non segna niente perché il volmetro di sotto, perché 100.000 picofarad sono pochi perché rimanga carico, e lo mettiamo via. Ora ci mettiamo invece un condensatore che ho tolto sempre dalla famosa fonovaligia, che si vede che è crepato. E questo qui dovrebbe essere un condensatore da 600 volts, se non mi sbaglio, sì, 600 volts, e proviamo a metterlo, ma vedrete che molto prima inizia a segnare lo strumento e ci indicherà che non va bene. Sicché 100 mA, partiamo. Perché poi questi qui, già crepato com'è, c'è il rischio che ci scoppia in faccia. Vediamo se ci fa bugiardi. Ecco, segna già praticamente 0,3 mA, siamo a 270 volts, figuriamoci se noi dovessimo arrivare a 600. Praticamente questi condensatori non devono segnare nulla. Un condensatore che segna già così ha un isolamento pessimo e sappiamo che lo possiamo buttare nel cestino tranquillamente. È anche già caldo, tiepido. Ora facciamo una prova, sempre prima di passare agli elettrolitici, con un condensatore che gli ho messo una resistenza da 4,7 mega in parallelo. Praticamente questo qui è un condensatore simulato che ha una perdita di 4,7 mega e vediamo se lo strumento lo rileva. Il condensatore sarebbe da 0,68 microfarad a 600. Niente, c'è verso. Eccolo qua, forse l'ho messo a fuoco, troppa luce. È comunque da 0,68 microfarad a 680.000 e è ben 630 volts. Comunque con la resistenza così in parallelo è come se fosse un condensatore in perdita. Simuliamo quello. Sicché che facciamo? Sempre partiamo dalla portata più alta, iniziamo a aumentare, aumentiamo, non segna niente perché ovviamente la resistenza è molto alta, però se piano piano passiamo nelle portate più tipo a 1 mA inizia già a segnare e non dovrebbe segnare. Se
ora scendiamo un attimino con la tensione. Se lo mettiamo su 100 microampere, che lui non dovrebbe segnare nulla, già con 98, 99, 100 volts inizia e segna. Questa significherebbe che il condensatore ha una corrente di perdita e ovviamente se lo andiamo a usare poi fa il botto, ovviamente. Ecco fatto. Poi lo scarichiamo, anche se c'è poco da scaricare, sicché abbiamo simulato un condensatore che è in perdita e lui lo ha rilevato. Ovviamente un condensatore da 600 volts non lo possiamo provare con un tester che c'è dentro una pila da 3 volts o da 5 volts o quello che sia, e nemmeno con strumenti più digitali, più blasonati. Se vogliamo provare un condensatore elettrolitico, proviamone un attimino due. Allora, questo qui che è il Nikon, è un Nikon, vediamo sempre se riesco, è un elettrolitico. Eccolo qua, l'ho messo al contrario, no? Eccolo qua. Questo è un Nikon. Dovete sapere, questo qui è da 2200, che ci sono delle tabelle che ora ve le faccio vedere così, poi ve le metto nel video. Ci sono delle tabelle che dicono che eventualmente perdita massima potrebbe avere. Questo qui, la corrente di perdita potrebbe essere massima 4 microampere alla tensione nominale, sicché praticamente non si deve muovere quasi dall'inizio scala. Proviamolo. Si è detto è 50 volts, sicché qui siamo già a 42 volts. Scende il volmetro perché si sta caricando il condensatore, ovviamente, perché c'è la protezione. Vediamo di arrivare a 50. Ovviamente quando si sta caricando lui sale, perché ovviamente assorbe una certa corrente e poi piano piano scende. Queste sono prove, ora le facciamo così, ma con i condensatori elettrolitici delle volte dicono i datasheet di lasciarli lì almeno un quarto d'ora, dai 5 minuti anche alla mezz'ora, per effettuare la prova definitiva, sicché non è che abbiamo magari tutto questo tempo nel video. Comunque possiamo anche provare a lasciarlo e poi ci avviciniamo e poi velocizziamo il video. Ecco qua. Praticamente lui si sta caricando. E sicché bisognerebbe stare qui un mucchio. Comunque vi assicuro che se lo lasciamo lì tranquillo, fra una mezz'oretta non segna quasi più nulla. Infatti se vedete piano piano la lancetta sta scendendo, però
possiamo anche lasciarlo qui e ci rivediamo, diciamo, fra mezz'ora. Ecco, il tempo è passato e l'apparecchio qui è nella portata di 100 microampere e a 50 volts praticamente non segna niente. Ci vuole un pochino di tempo a provare il condensatore, di solito si lasciano lì, si lasciano riformare e compagnia cantante. Comunque il condensatore è funzionante, rientra nei parametri tranquilli che dice la casa. Ora ne proviamo un altro, ne proviamo. Vedete che qui ora sta scendendo la tensione, mano a mano la scarica, da 50 volts lui è su scarica e se la sta scaricando piano piano. Abbiamo anche il pulsantino per farlo scaricare prima, la scarica rapida, così non ci dà fastidio. Ora proviamo questo qui, che è marchiato Jacon, ma che sarebbe RS Pro, loro le marchiano così, e vediamo un attimino anche questo qui è 63 volts. Vediamo che faccia la sua funzione anche questo. Mano a mano che sale la tensione ovviamente scende la corrente, come si è già detto. Qui arriviamo, si è detto è 63 volts, arriveremo a 63 volts. Uno, se sono in perdita si fermano anche molto prima e segnano molto prima, perché non è detto che bisogna arrivare a 63 volts precisi, diciamo se arriviamo a 60 va bene comunque. Anche qui aspettiamo che si carichi. E anche questo, dopo essere passato circa 10 minuti, è arrivato che non segna niente sulla portata più bassa di 100 microampere, sicché anche questo vuol dire che è un condensatore buono. Ora anche lui si scaricherà piano piano. Lo aiuto io con la scarica rapida. Ovviamente si possono provare anche elettrolitici più grandi. Questo qui è un elettrolitico da 470 microfarad 400 volts. Proviamolo e poi dico che abbiamo terminato. Ecco qua. Mano a mano che si carica la tensione sale. Possiamo fermare poi anche a 3,50, non occorre andare proprio alla tensione massima perché difficilmente si andrà a usare un condensatore da 400 volts a 400 volts. Comunque aspettiamo che si carichi. Questo è un condensatore un po' vecchio, comunque è sempre, diciamo, abbastanza valido.
perché a 362 volts oscilla lì intorno a 0,4 mA, e sicché diciamo che rientra tranquillamente nell'uso che ne possiamo fare per un uso normale. Un condensatore da 400 volts lo andremo a usare, che ne so, a 300-250 volts, sicché se noi proviamo a scendere con la tensione alla portata proprio, mettiamo, di lavoro che vogliamo usarlo, tipo 300 volts per esempio, è anche lui più che tranquillo, che non segna niente. Sicché anche questo qui, per un uso tranquillo, è un condensatore ancora valido. Per questo che insomma può essere utile avere un apparecchio così. Uno se lo può fare, poi guarderemo se riesco a fare uno schema più semplice di questo qui che ho fatto io, in maniera che potrete realizzarlo. Una cosa importante, la scriverò anche nel video: qui si lavora con tensioni alte, sono rischiose, sono tensioni che c'è pericolo di morte, sicché dovete stare attenti, molto di più, perché non mi assumo, come dicono gli altri, non mi assumo responsabilità su quello che fate. Se non ve la sentite di lavorare con queste cose qui, ovviamente non lo fate, come dice il mio amico americano, molto più famoso che di me. Allora, il video direi, ora lo facciamo scaricare. Come vedete si parte da 300 volts e piano piano va giù. Comunque con questa immagine qui vi dico ancora una volta di iscrivervi al canale, vi ringrazio per aver visto questo video, lasciate un mi piace, commentate, io sono disponibile per qualsiasi tipo di informazione. Ciao ciao a tutti!